Alla fine del XVIII secolo non esisteva un consenso universale sull'unità di misura. Questo vuol dire che le unità di misura cambiavano da un paesino all'altro e non solo cambiava il loro nome, ma cambiava anche il loro valore. E questo causava non pochi problemi, soprattutto a livello commerciale. Di conseguenza l'Accademia delle Scienze francese prese la decisione di ridefinire in modo universale le unità di misura. Loro volevano che le unità di misura fossero di tutti ed eterne, quindi le avrebbero definite utilizzando il pianeta Terra. Per esempio, l'unità di misura di lunghezza, il metro, sarebbe stata esattamente un decimilionesimo della distanza tra il Polo Nord e l'Equatore lungo il meridiano di Parigi. Quello che volevano fare era misurare in pratica la distanza tra Dunkirk e Barcellona e da lì determinare la lunghezza dell'arco meridiano e quindi del metro. A partecipare a questa spedizione chiamarono due astronomi francesi, Jean-Baptiste Delambre, che si sarebbe diretto a nord verso Dunkirk, e Pierre Méchain, che si sarebbe diretto a sud verso Barcellona. Il punto finale della spedizione di Méchain era il Castel de Montjuïc, una roccaforte nella città catalana di Barcellona, che dalla sua posizione riesce a sovrastare l'intera città. Si può notare che il Castel de Montjuïc non si trova esattamente sul meridiano di Parigi. Tuttavia l'idea era quella di misurare il più precisamente possibile la lunghezza dell'arco meridiano, facendo numerosissime e precisissime misure di triangolazione. Non solo, il Castel de Montjuïc fu addirittura il luogo prescelto per effettuare una misura precisissima della latitudine della città di Barcellona, e questo sarebbe stato utile per determinare la lunghezza dell'arco meridiano. Tuttavia pare che Méchain, proprio qui al Castel de Montjuïc a Barcellona, fece un errore di misura proprio sulla misura della latitudine. Questo fece sì che venne introdotto un errore nella misura del metro. Un errore in realtà molto piccolo, in pratica sui 10.000 km dell'arco meridiano la misura sarebbe stata sbagliata di 2.290 metri, come dire che il metro misurato da Delambre e Méchain era in realtà più corto di 0,2 di millimetro. In realtà questa differenza era così piccola che soltanto 2 secoli dopo le misure satellitari riuscirono a trovare questo errore. Al giorno d'oggi la misura del metro dipende dalla velocità della luce, che è una costante universale. Tuttavia condivide ancora l'ideologia dell'Accademia delle Scienze francese, quindi l'ideologia che la misura dovesse essere eterna e di tutti. Un'ideologia che ovviamente nel mondo non è condivisa da tutti. E sì, sto pensando proprio agli Stati Uniti d'America. Nonostante questi siano una delle prime potenze mondiali dal punto di vista economico, loro si ostinano ad utilizzare le unità imperiali. E questo nonostante anche alcune missioni spaziali della NASA siano finite letteralmente in fumo a causa di incomprensioni sulle unità di misura. Insomma, per parafrasare Pirandello, così è se vi pare, con l'augurio che chi di dovere riesca a cambiare metro di giudizio. Metro di giudizio, l'ho detto sul serio.